Ciao amici di Addicted2Games, io sono Michele e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, seconda parte della video recensione dello Xiaomi Mi 2 Mini Drone. Andremo ad esplorare un po' la sua applicazione e vedremo come si comporta in volo questo bel dronino. Se ve la siete persa, la prima parte della recensione è nella scheda qui in alto a destra. Andiamo subito a scaricare l'applicazione dal Play Store. Esatto ragazzi, Play Store. Vi sconsiglio di scannerizzare il QR code del manuale di istruzioni di questo drone perché vi farà scaricare l'applicazione in cinese. Per averla in inglese andate sul Play Store e cercate Mi Drone Mini. Sì, la fantasia della Xiaomi è fantastica, scaricatela. C'è scritto il primo drone per i giovani. Ok, io l'ho già scaricata, quindi apriamola subito. Accendiamo il drone tramite il tasto laterale e vediamo che il LED di notifica del drone qui sopra lampeggerà. Enter device. Ora sta cercando la Wi-Fi del drone. Eccola qui. La password, se non l'avete già impostata, è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fantasia parte 2. Connessione in corso. Ora dovremmo connetterci. Infatti, ecco qui la visuale in FPV. Vediamo se riesco a riprendermi. Ciao ragazzi, non ho mani per salutarvi. E vediamo un po' da vicino l'applicazione che è davvero simpatica. Partiamo dalle impostazioni. Quindi, impostazioni, interfaccia davvero identica quasi a quella dello Xiaomi Mi Drone 4K. Partendo dall'altro abbiamo la galleria, la cam, quindi possibilità di impostare la qualità video e anche di formattare la scheda di memoria. Abbiamo anche l'impostazione per effettuare l'upload delle immagini sullo smartphone. Vi ricordo che questo drone ha 4 GB di memoria interna ed è una cosa veramente fantastica. Possibilità di regolare la wifi e la password, firmware upgrade, quindi aggiornamenti di sistema, distanza massima arriva fino a 25 metri in wifi, calibrazione orizzontale, da qui passiamo da mode 2 a mode 1 ed infine abbiamo la guida per principianti che ci guida passo passo nell'applicazione con informazioni sulla sicurezza, come usare i joystick virtuali, operazioni, take off e landing, battaglia ad infrarossi, headless mode, G-sensor mode. Torniamo all'immagine FPV. In alto a sinistra abbiamo due possibilità di decollo, o da una superficie piana oppure direttamente dal palmo della mano. Battaglia ad infrarossi, ecco sì ragazzi, è esattamente quello che state pensando. Abbiamo due indicatori per sparare con tanto di effetti sonori. Se avete un altro Mi 2 con cui combattere deve essere una cosa abbastanza carina. Qui in alto a destra abbiamo la vita del nostro drone, poi abbiamo anche la possibilità di controllare il drone con i movimenti del nostro smartphone, del nostro tablet, quindi usando i giroscopi, e qui abbiamo la possibilità di effettuare dei flip, ovviamente solo quando il drone è in volo. Xiaomi ha già annunciato per il futuro nuove modalità di volo, quindi restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti. In basso sull'estremità abbiamo i due stick di controllo che si spostano in base a dove mettiamo i pollici, possibilità di scattare foto e fare video. Questa è l'applicazione, facciamo decollare il drone e vediamo come si comporta in volo. Ed eccoci qui, pronti al volo. Abbiamo anche il cronometro per avere un'idea dell'autonomia di volo di questo drone. Pensiamo alla sicurezza con questo. Ok, posizioniamolo sopra. Il drone si sta inizializzando perché l'abbiamo mosso. Andiamo. È partito. Purtroppo oggi c'è parecchio vento, però vediamo come riesce a stabilizzarsi. Diamogli un attimo. Eccolo, dai, si sta stabilizzando nonostante il vento molto forte. Resta comunque in posizione, come vedete, quasi come avesse il GPS. Guardate le piante come si muovono, però lui riesce a tornare comunque sempre in posizione. Facciamolo muovere, facciamolo alzare. Diamo un'occhiata alla schermata FPV, che spero riusciate a vedere. Vedo di inquadrarmi. Facciamo uno screen. Facciamo un altro.
è davvero molto stabile. Il Tello con un po' di vento sostenuto tendeva a muoversi, invece questo rimane bello lì in posizione. Facciamo qualche altra foto di prova. Proviamo ora a spostarlo al chiuso dove c'è meno vento. Vai Mitu, vai! Entra in casa senza paura. Ora è ovviamente molto più stabile, non si muove più. Se proviamo a spostarlo, torna in posizione, guardate. Se mettiamo una mano sotto, si alza perché vede l'ostacolo. Proviamo a spostarlo di nuovo e lui torna in posizione. Ecco, senza che io tocchi niente. Bellissimo. Proviamo un flip all'indietro. E c'è riuscito. Ecco, è andato a sbattere. Proviamo ora il decollo dal palmo della mano, se ci riesco. Ci basterà. Fantastico. Facciamo un video. Non manca anche l'headless mode, che però non è la mia modalità di volo preferita, permette di volare senza testa, quindi se andiamo in avanti lui andrà sempre in avanti, indipendentemente dalla sua rotazione, direzione in cui è orientato. Si sta comportando davvero molto bene, nonostante il vento sostenuto. Proviamo a farlo atterrare sul tavolo e facciamolo decollare nuovamente. Ok, atterraggio abbastanza morbido. Attendiamo un attimo, anzi facciamo un altro decollo dalla mano perché sono fighi. Premiamo decollo dal palmo della mano, diamo l'ok e lasciamolo andare. Guardate com'è stabile. E lui torna in posizione. Ed ecco, ora sta atterrando automaticamente. Batteria che è durata esattamente 8 minuti e 17. Ora ovviamente considerate che oggi è una giornata molto ventosa, guardate come si muovono gli alberi, ma in una giornata normale, senza vento o con pochissimo vento, l'autonomia si attesta sui 10-11 minuti, che per dei motori brushed a spazzole è un'ottima autonomia. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della video recensione dello Xiaomi Mi 2 Mini Drone. Al momento questo drone mi sta piacendo veramente tanto, la qualità video e foto non è all'altezza del concorrente, ovvero il DJI Ride Tello, però ha molti
punti di forza come la memoria interna, una maggiore stabilità in volo, maggior range di controllo, ovviamente a patto che il vostro smartphone supporti la frequenza a 5 GHz, e ovviamente questo è un gusto personale, mi piace molto più l'estetica questo rispetto a questo, lo trovo molto più originale e simpatico. Bene amici, nella terza parte di questa recensione andremo a vedere il confronto con il DJI Ride Stello. Questo è tutto, se avete qualche domanda chiedete pure qui sotto nei commenti, io sono a vostra totale disposizione. Lasciate anche un bel like, condividete il video ai vostri amici, in descrizione video trovate oltre al link d'acquisto anche il canale Telegram delle offerte, canale Instagram e gruppo Facebook. Entrate numerosi, questo è tutto, alla prossima, ciao belli!